Ciao ragazzi, oggi analizziamo la filosofia di allenamento di Kevin Levroni, popolare campione degli anni 90 che, a dispetto del fatto di non aver mai vinto un titolo di Mister Olympia, è stato uno dei migliori bodybuilder della sua epoca e di tutti i tempi, direi. Enjoy! Classe 1964, Kevin Levroni, soprannominato la Muscle Machine del Maryland, con i suoi oltre 105 kg per 1,75 m di statura in gara, è stato un atleta top della scena professionistica IFBB degli anni 90, con 20 titoli vinti e 4 secondi posti al Mister Olympia. Purtroppo messo un po' in ombra dall'aver vissuto nell'epoca in cui Dorian Yates prima e Ronnie Coleman poi avevano monopolizzato il titolo. Famoso per le lunghe pause dagli allenamenti che si prendeva lontano dalle gare, Kevin stupiva per le trasformazioni repentine che riusciva ad ottenere una volta ripreso l'allenamento e il supporto anabolico. La sua filosofia di allenamento era molto semplice e può essere sintetizzata nella frase: per aumentare la massa muscolare occorre diventare più forti. Utilizzava una scheda push-pull legs nella quale allenava petto, spalle e tricipiti il primo giorno, schiena e bicipiti il secondo giorno, gambe il terzo giorno, poi prendeva un giorno di riposo e a seguire riprendeva il ciclo. In questo modo permetteva ai gruppi muscolari di recuperare fra gli allenamenti. Per i gruppi muscolari grandi, petto, dorso, gambe, iniziava l'allenamento con esercizi multiarticolari, utilizzando carichi elevati e ripetizioni medio-basse, sulle 4-8. E a seguire completava il workout con movimenti di isolamento, adottando uno schema di ripetizioni più alte, sulle 10-20, per isolare il muscolo e aumentare il volume di lavoro svolto. Curava la forma di esecuzione dei movimenti, evitando strappi e slanci per limitare il pericolo di infortuni. Ma occorre segnalare che in carriera ha subito diversi grossi incidenti, fra i quali ricordiamo lo strappo del pettorale destro avuto a inizio carriera nel febbraio del 1993 mentre faceva distensioni su panca con oltre 240 kg. Fortunatamente Kevin è riuscito a recuperare bene da quell'incidente e a proseguire la carriera sportiva continuando ad allenarsi pesante. Lo vediamo in azione in un allenamento per il petto effettuato in preparazione per il Mister Olympia 2000, gara nella quale Levroni si classificò secondo alle spalle di Ronnie Coleman. Iniziava l'allenamento del petto con 4 serie di panca piana, effettuando un ramping per scaldarsi bene prima delle serie di lavoro. Partendo con 100 kg per 8 ripetizioni e proseguendo con 140 kg per 6 ripetizioni. We're just doing what we want. 180 kg per 4 ripetizioni. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, oh you fucking with the man. E infine 220 kg per 4 ripetizioni. Fight back, you know I become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak, girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back, girl, you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man. A seguire eseguiva 3 serie di lavoro alla panca inclinata, partendo con 180 kg per 6 ripetizioni, ancora 180 kg per 6 ripetizioni, e per finire 140 kg per 12 ripetizioni. Cruising PCH with the top down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing that. We're just headed south, what it's all about, never out of doubt, yeah. She be sitting shotgun, she a hot one in the hot sun, crop top on. Concludeva il workout alternando alcune serie ai cavi incrociati e distensioni alla chest press machine, con ripetizioni medio-alte fra le 10 e le 20. Just drive by, cruising high life, we're alive, not just getting by, not just letting life pass right underneath the side, grab it real tight, okay, every day is... Riassumendo, la filosofia di allenamento di Kevin Levroni era basata sull'utilizzo del sovraccarico progressivo e su un elevato volume di lavoro. E visti i risultati e le trasformazioni repentine a cui Kevin ci ha abituato, bisogna dire che il suo fisico, supportato dai farmaci, rispondeva molto bene a questo protocollo. Personaggio eclettico, dopo il 2003 Kevin si è preso una pausa dalla carriera sportiva, cimentandosi come attore e cantante della rock band Full Blown. In seguito, nel 2016 e 2018, è tornato alle competizioni ma con scarso successo.
Un rientro probabilmente motivato dalla necessità di promuovere il suo brand integratori. A dimostrazione di quanto Levroni riuscisse a trasformarsi, vi lascio con un paio di clip che lo ritraggono sia all'apice della sua carriera, in gara a confronto con Ronnie Coleman, sia in un episodio della serie televisiva Burning Hollywood, andato in onda nel 2009, cioè prima del suo ritorno alle gare, periodo in cui era evidentemente fuori allenamento e fuori ciclo, e nel quale si confronta con alcuni attori della serie in un divertente post-down. Lascio a voi decidere chi meritasse di vincere una ipotetica gara. Ciao, alla prossima! We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Destined to be great, yo. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo.